Immaginate una storia d'amore talmente potente da cambiare il corso della letteratura. Una storia d'amore che non ha cambiato solo la vita di una persona, ma la vita e la storia dell'intera letteratura italiana. È una storia dove l'amore non è solo un sentimento, ma una trasformazione poetica. Oggi vi racconto uno dei primi grandi romanzi d'amore in lingua italiana. Benvenuti oppure bentornati. Io sono Beatrice e in questo canale parliamo di arte, musica e letteratura. E se questi argomenti vi piacciono, assicuratevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. E oggi parliamo proprio di letteratura e per la precisione parliamo della Vita Nuova di Dante Alighieri. Nell'intro, per questioni di brevità, io ho chiamato La Vita Nuova romanzo, però in realtà non è corretto. La Vita Nuova, a volte è chiamata anche Vita Nova, non è un romanzo, ma è un prosimetro, cioè è un mix tra prosa e metro per l'appunto, quindi tra prosa e rime e componimenti in versi. Ed è quello che fa Dante. Dante alterna parti in prosa a suoi componimenti in versi ed è molto particolare questa cosa e viene chiamata per l'appunto prosimetro. Ma la Vita Nuova è strana anche nella sua essenza. Infatti, che cos'è? È una storia d'amore? Sì, ma è anche un memoriale? Dante lo presenta così. Però è anche evidente che molte parti siano inventate e lo dice Dante stesso. In tutte le parti delle visioni, delle allegorie, qualche mostro, a un certo punto compare un mostro. Quindi è evidente che alcune parti siano inventate, ma i fatti che vengono narrati sono veri? Sembrerebbe di sì, ma fino a dove sono veri? Quindi è anche difficile capire dove inizia e finisce la realtà in quanto fattuale e dove inizia e finisce la fiction, al di là per l'appunto delle parti che sono evidentemente allegoriche. Ma è anche un diario? Sì, in un certo senso sì. È un'autobiografia? Sì, in un certo senso sì. Ed è anche il manifesto della nuova poetica di Dante. Quindi la Vita Nuova è davvero strana, ma è anche molto moderna, perché al di là dell'italiano, che ovviamente è italiano medievale, e al di là del fatto che ovviamente il modo di scrivere è una maniera che oggi non si usa più con diversi inserti dove l'autore ragiona, oggi non si farebbe questo in un romanzo, ma al di là di queste questioni di stile è molto moderna la storia narrata ed è anche è moderna anche nel modo perché è molto irreale, quasi fantasy. Tutto il racconto infatti ha un'aura quasi onirica, molto irreale, a volte addirittura surreale. Compaiono, come detto, e lo vediamo a breve perché andiamo a raccontarla, quindi compaiono allegorie, personificazioni, un mostro a un certo punto. E il tutto è assolutamente voluto. Infatti Dante mantiene questo modo di scrivere irreale, surreale, proprio aiutandosi nel non specificare mai di preciso tempi e luoghi. Un giorno accadde che ero in un posto, c'era un fiume, era una strada, un certo numero di giorni dopo, anni dopo, è tutta così. Quindi noi sappiamo che la Vita Nuova si ambienta a Firenze, ma in realtà Dante mantiene sempre questo mood estremamente sospeso che rende il racconto quasi una sorta di sogno. E inoltre la Vita Nuova ha quest'aura sacrale, infatti ha continui rimandi alle sacre scritture in modo nascosto. Infatti, ma mai una volta viene detto nelle Sacre Scritture accade questo, assolutamente no.
però la costruzione delle frasi, certi termini usati, certe scene che accadono rimandano nettamente alle Sacre Scritture, perché Dante vuole collegare ciò che accade alla vita nuova, alla religione e alle Sacre Scritture, a un senso di sacralità, ma lo fa sempre in una maniera estremamente elegante, tale per cui se non lo sai non lo vedi. E anche questo contribuisce alla magia di questo racconto. E quello che facciamo noi oggi è proprio raccontare la vita nuova. Quindi io in questo video andrò a raccontarvi a mo' di film la vita nuova, quindi tutto quello che accade. Ora, una cosa importante da dire. La vita nuova è un testo che si può leggere a vari livelli, nel senso che si può leggere per quello che accade, ed è quello che faremo noi, un po' come se fosse appunto un film, ma poi chiaramente si può sempre andare più a fondo, si può andare a vedere tutti i rimandi con le Sacre Scritture, tutti i significati numerologici, tutto. Non lo faremo perché no dai, non è l'intento del video. Quindi in questo racconto noi ci manterremo abbastanza in superficie, a parte un paio di volte dove serve effettivamente dire alcune cose, perché sennò si potrebbe non capire alcune cose che avvengono dopo, alcune frasi che scrive Dante. Quindi al di là di dire in 2 o 3 punti proprio dove serve determinati significati, noi non faremo l'esegesi del testo, semplicemente andremo a raccontare quello che accade nella vita nuova, che già comunque è tantissima roba, perché è un film che dura anni di vita di Dante. Quindi questo è quello che faremo ora. E prima di cominciare, giusto un paio di informazioni, non per altro, ma per inquadrare questo testo. La prima informazione, spoiler non spoiler, è che la vita nuova racconta la storia d'amore non corrisposto, o comunque apparentemente non corrisposto, tra Dante Alighieri e Beatrice. Ora, chi è Beatrice? Ecco, qui si aprirebbe uno di quegli argomenti che per questioni di intento del video non andremo a trattare. Però giusto 2 parole. Dante non specifica mai chi sia questa Beatrice, però noi sappiamo che tutta la vicenda si svolge in Firenze, quindi perlomeno sappiamo che questa donna abitava in Firenze. Ma chi è realmente? La verità è che non lo sappiamo, perché la domanda è anche: ma questa donna è esistita veramente o era soltanto un simbolo? Dunque, il Boccaccio dice, e poi è una cosa che comunque è entrata in tradizione e anche oggi gli storici danno o tendono a dare per buona, Boccaccio dice che questa Beatrice di Dante fosse Beatrice detta Bice, figlia di Folco Portinari, quindi Beatrice Portinari, che poi ha sposato Simone Mone de' Bardi. Tuttavia, quello che bisogna tenere presente è che Beatrice negli scritti di Dante assurge a simbolo. Ed è qui che nasce la domanda: Beatrice è davvero esistita? Era davvero questa Bice Portinari? Oppure no? Oppure magari Dante è partito da questa donna ma poi l'ha trasformata in qualcosa d'altro? E perché ci si fa queste domande? Perché per l'appunto Beatrice in Dante assume significati che vanno oltre l'umano. Nella commedia poi sarà la teologia addirittura, sarà la teologia rivelata. Nella vita nuova, lo vediamo, alla fine della fiera si viene a capire che Beatrice è la personificazione di amore. E Beatrice ha un'aura nella vita nuova, ma in realtà lo avrà anche dopo, ha un'aura estremamente sacrale. Lei appare, compare, si manifesta e viene costantemente definita miracolosa e le vengono attribuiti degli aggettivi quale beata, poi beatitudine non è un aggettivo, però le viene associata la beatitudine, e la questione è anche che il nome stesso
porta ad alcuni dubbi, perché Beatrice è un nome, perché anch'io mi chiamo Beatrice, quindi è un nome di persona, ma è anche vero che il nome Beatrice in Dante assume un significato molto letterale. Infatti bisogna andare a vedere il significato del nome Beatrice. Ora, essendo anche il mio nome, io avevo fatto delle piccole ricerche e l'origine del nome Beatrice non è sicuro. Parrebbe arrivare dal nome antico Viatrice, o meglio Viatrici, che Viatrici era femminile e Viator era maschile. Ora, a quanto pare, se non ricordo male, per una trascrizione in russo o dal russo, il nome Viatrici era stato trascritto come Beatrici per la questione dell'alfabeto cirillico. E questo antico nome Viatrici, che aveva un maschile ed era Viator, significava viaggiatore in vari sensi, quindi sia come pellegrino, sia come viaggiatore in senso dell'anima. Però a quanto pare a un certo punto questo nome è stato mal trascritto ed è diventato Beatrici, che poi è entrato nel latino e nell'antico volgare come Beatrici e quindi come Beatrice. E da quel momento non c'è più stato il corrispettivo maschile, infatti il nome Beatrice non ha un corrispettivo maschile. E nella lingua latina Beatrice ha assunto il significato di beatificatrice, quindi Beatrice, se si va a vedere il significato del nome, viene detto colei che porta o colei che dà beatitudine. E questo è proprio il punto di Dante. Beatrice in tutta la vita nuova, in realtà anche dopo, sarà colei che dà beatitudine. Ed è una beatitudine collegata al concetto della beatitudine di Dio. Ora, a qui sorge la domanda, visto che la figura in Dante è proprio questa, Beatrice era una donna che si chiamava Beatrice oppure è un simbolo a cui è stato dato questo nome per questa ragione? Anche perché c'è ancora una cosa da dire, che poi le curiosità vengono fuori una dietro l'altra, che se avevo detto che non le avrei dette, adesso mi fermo. C'è anche un'altra curiosità. La versione latina del nome Beatrice è Beatrix o Beatrix, che finisce con IX. IX è in numeri romani il numero 9. Beatrice in tutta la vita nuova è continuamente associata al numero 9, perché Dante ama molto la questione dei numeri e c'è tutta una questione numerologica dentro tutto quello che scrive, anche nella commedia, c'è tutta la questione di numeri. E Beatrice è costantemente associata al numero 9 e qualche studioso si è accorto che il nome Beatrix finisce con IX, cioè il numero 9 romano. Quindi anche questo è un'ulteriore questione, un'ulteriore domanda. Ma quindi era davvero una donna che si chiamava Beatrice, quindi probabilmente bice di Folco Portinari e poi Dante ci ha costruito soprattutto? O addirittura è una persona che non è mai esistita o che è esistita non si chiamava così e poi Dante ha creato questo personaggio che è questo fortissimo simbolo? Perché sì, come detto, in tutta la vita nuova ci sono vari livelli di lettura e un altro è quello dei colori. Beatrice si presenta sempre vestita di certi colori, quali il rosso e il bianco, che hanno sempre determinati significati e così via. Quindi, per inquadrare un po' il testo, questa per esempio era un po' la prima informazione. Ecco, forse ce n'è un'altra collegata a questa che è bene sapere prima di cominciare a raccontare la vita nuova. E l'informazione collegata a questa è che nella vita nuova vige una regola e la regola è nomina sunt consequentia rerum, cioè i nomi sono conseguenziali alle cose o comunque i nomi sono conseguenza delle cose. Beatrice è un esempio, siccome lei è un angelo sceso in terra che dà beatitudine, allora si chiama Beatrice. E funziona un po' tutto così. Vedremo poi una Giovanna detta primavera e vedremo il perché si chiama così e così via. Quindi questa è un'altra questione da tenere presente.
In Dante, nella Vita Nuova, vige la regola nomina sunt consequentia rerum. La seconda cosa da sapere prima di cominciare a raccontare il testo è la questione della datazione di questo testo. Perché? Perché appunto, come detto, è molto fiction e quindi bisogna un attimo inquadrarlo. Quindi, quando è stata scritta la Vita Nuova? Non lo sappiamo. Però gli studiosi hanno dato un probabile o possibile lasso di tempo che va dal 1293 circa fino al 1296 circa. In questo lasso di tempo Dante ha scritto probabilmente la Vita Nuova. Come hanno fatto a datare più o meno il periodo? Basandosi su alcune date più o meno certe di alcuni componimenti contenuti nella Vita Nuova. Sì, perché bisogna tenere presente questo. Dante scrive questo libro che è un memoriale, cioè lui dice adesso io ti racconto quello che è successo tempo addietro e poi ci va a inserire alcuni suoi componimenti. Il fatto è, ma è vero? Cioè è vero questo impianto? Perché lui dice cose del tipo sai, è accaduto questo e quindi io ho scritto questo componimento e te lo mette dopo. Ma è proprio vero? Cioè è proprio vero che lui quel componimento lì l'ha scritto proprio per quella ragione lì? Può essere come no, magari a volte sì, a volte meno. Il punto è che probabilmente alcuni componimenti sono stati scritti davvero in merito a certe circostanze, ma altri sembra un po' che Dante ce li faccia entrare un pochino a forza, cioè che erano cose che lui aveva già scritto nel passato, poi le ha prese e gli ha dato un senso, sì, l'ho fatto per questo, però forse non è così vero. Quindi anche in questo senso la datazione non è facile, perché appunto non ne siamo ancora veramente sicuri, è una datazione un po' più o meno, un po' un range di tempo. Quindi anche questo va tenuto presente. Ci sono delle contraddizioni all'interno della Vita Nuova, probabilmente perché Dante ha rimesso insieme delle informazioni, alcune vere, alcune più da fiction. Poi in alcuni casi ci ha fatto rientrare a forza dei componimenti dandogli un significato che magari prima non avevano e alla fine ha ottenuto quest'opera che funziona, però in alcuni punti potrebbe essere leggermente contraddittoria e in questo senso un bel mistero è anche riguardo alla donna gentile che incontreremo e che non è Beatrice e lo vediamo quando ci arriviamo. Parentesi, piccola curiosità, addirittura alcuni studiosi ipotizzano che la Vita Nuova abbia avuto una doppia redazione, cioè che prima aveva un finale e poi Dante gliel'ha cambiato. Anche di questo non siamo sicuri, però c'è chi ipotizza questo. E l'ultima informazione da sapere prima di cominciare il film è: ma perché Vita Nuova? Ecco, per un certo periodo gli studiosi hanno preso per buono che Vita Nuova si intendesse la giovinezza e quindi Vita Nuova perché questo libro racconta la giovinezza di Dante. Potrebbe essere, ma oggi viene, accolta di più l'idea che Vita Nuova significhi proprio una nuova vita, ma in che senso? In senso prevalentemente spirituale e religioso e poetico. Infatti la Vita Nuova è anche il manifesto di un cambio di prospettiva di stampo spirituale, guidato dall'amore che passa da essere un amore carnale a un amore spirituale, e un cambio di prospettiva poetica, perché proprio viene rinnovata la poetica di Dante. Quindi in questo senso Vita Nuova a oggi viene più inteso in questo modo, però c'è anche da dire che a quanto ne sappiamo, comunque a quanto ne so io, non è che Dante abbia mai lasciato, una spiegazione di questo titolo. Ad ogni modo, la dantista che ha scritto la prefazione della mia edizione della Vita Nuova a un certo punto dice: la Vita Nuova ha valore esemplare, di consuntivo, di chiusura e insieme di sublimazione della giovinezza artistica di Dante, che vi immette tutta la sua cultura. E adesso quindi direi che siamo pronti. E quindi cominciamo il racconto e immergiamoci nella Vita Nuova di Dante Alighieri.
In quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica, la quale dice Incipit Vita Nova. Questo è davvero l'incipit della Vita Nova. Infatti Dante in partenza ci dice: adesso io vi racconto quello che sta nel libro della mia memoria. Il libro della memoria è una metafora che è sempre stata molto usata e che era molto amata anche nel Medioevo. E Dante fa proprio questo: io apro il libro della mia memoria e adesso vi racconto. Quindi, stando a quello che ci dice Dante, tutto quello che ora lui andrà a raccontarci sono suoi ricordi e quindi sono cose davvero accadute. E Dante comincia il suo racconto proprio dal primo incontro con Beatrice. All'epoca entrambi avevano 9 anni, infatti quando Dante e Beatrice si incontrano per la prima volta sono entrambi bambini. Lui ha 9 anni e ha quasi finito il suo 9º anno, mentre lei è un pochino più piccola ed è all'inizio del suo 9º anno. Dante, per dire questo, fa fede a una serie di calcoli astronomico-astrologici che si basano sul sistema tolemaico, che è quello che era in voga all'epoca e che è quello che sarà anche nella commedia. E quindi Dante parla del cielo della luce, ovvero il cielo del sole, e poi del cielo delle stelle, ovvero il cielo delle stelle fisse, e ne mostra la posizione, ne fa calcolare la posizione e dà degli indizi, e quindi alla fine si arriva a capire che per l'appunto lui è verso la fine del suo 9º anno di vita, mentre Beatrice ha 9 anni e 4 mesi. E chiaramente già da qui abbiamo il numero 9, questo numero perfetto che è 3 volte 3, dove 3 è la Trinità ed è 3 volte la Trinità, quindi un numero miracoloso. Ma quando avviene quindi veramente questo primo incontro? Il Boccaccio fa risalire il primo incontro tra Dante e Beatrice al calendimaggio del 1274. E Beatrice si presenta a lui vestita di rosso. Di Beatrice in realtà Dante non dà nessuna descrizione, noi non sappiamo com'è lei, a parte in un punto durante la Vita Nuova che dice che lei aveva la pelle chiarissima, ma a parte questo noi di lei non sappiamo niente. Però sappiamo che durante il primo incontro Beatrice è vestita di rosso e questo è un colore molto importante perché rappresenta la purezza, la regalità e l'amore. E infatti, non appena la vede, Dante se ne innamora perdutamente. Ma naturalmente, essendo Dante, non può dire semplicemente appena l'ho vista mi sono innamorato, ma la deve mettere giù un po' più pesante. E infatti Dante dice che tutti i suoi spiriti si risvegliano e cominciano a parlare. Che cosa sono questi spiriti? Sono quelli di Galeno, perché Dante fa riferimento alla medicina galenica, che in questo periodo è considerata ancora valida. E Galeno diceva che sono 3 gli spiriti che presiedono alla funzione dell'anima, e sono lo spirito animale, lo spirito vitale e lo spirito naturale. Lo spirito animale ha sede nel cervello e presiede ai sensi e all'attività mentale. Lo spirito vitale risiede nel cuore e la sua funzione è dare calore al corpo e si sente nei polsi e nelle vene, mentre lo spirito naturale ha sede nel fegato e la sua funzione è quella di nutrire il corpo e anche di farlo crescere. E quindi, quando Dante vede Beatrice, di colpo tutti i suoi 3 spiriti si svegliano e cominciano a parlare e ciascuno di loro gli dice una cosa. E infatti ciascuno spirito dice a Dante qualcosa che riguarda la propria funzione. Lo spirito del cervello gli dice: ecco, è apparsa la vostra beatitudine, perché ovviamente dai sensi e soprattutto dagli occhi entra la beatitudine. Questa è una cosa tipica dell'epoca.
tipica dello Stil Novo e tipica di Dante, almeno nella Vita Nuova. Quindi, ecco, è apparsa la vostra beatitudine, perché poi Beatrice appare. Lo spirito del cuore dice: ecco, è arrivato chi mi dominerà, quindi amore. E infine lo spirito del fegato, che è quello del nutrimento, gli dice: ecco, d'ora in poi sarò spesso impedito. Ebbene sì, perché per amore Dante mangerà poco, avrà poca fame, mangerà molto poco e quindi lo spirito del nutrimento si trova impedito proprio dall'amore per Beatrice. E così avviene il primo incontro, o meglio la prima volta in cui Dante vede Beatrice, e da quel momento Dante sarà dominato dall'amore, anche se c'è una cosa molto interessante da dire e che Dante ribadirà. Il suo amore sarà sempre supportato dalla ragione, e questa non è una cosa ovvia, perché in altri stilnovisti, per esempio Cavalcanti, che è poi il migliore amico di Dante, si trova che l'amore invece è qualcosa che travalica la ragione, è qualcosa che sorpassa la ragione, mentre in Dante no. In Dante l'amore, e soprattutto l'amore specificatamente per Beatrice, sarà sempre supportato dalla ragione, e lui lo ribadirà più e più volte. E questa cosa perché evidentemente l'amore per Beatrice non è e non sarà, soprattutto in futuro, un amore umano. Si conclude così il secondo capitolo, o comunque il primo capitolo d'inizio dopo l'incipit, e il capitolo successivo si apre 9 anni dopo. Infatti a questo punto Dante dice: erano passati 9 anni da che avevo visto questa bambina, perché all'epoca era una bambina, per la prima volta. E giusto allo scoccare del 9° anno successivo, Dante vede Beatrice un'altra volta. Come scrive lui, Beatrice gli appare una seconda volta. Anche se, c'è da dire, Dante fa intendere che comunque dopo averla vista la prima volta lui un po' cerca di vederla qua e là, quindi diciamo che quasi certamente in questi 9 anni Dante ha visto Beatrice altre volte proprio perché la cercava lui, andava lui a cercare di vederla. Ma questo incontro che avviene 9 anni dopo e che lui giustamente scrive e descrive nel suo libro è molto importante. I due hanno circa 18 anni ora e a un certo punto Dante vede lei, questa volta vestita di bianco, camminare per la strada, e Beatrice non è sola, come si conveniva all'epoca. La donna non girava sola, ma è accompagnata da altre 2 donne, che Dante dice essere un pochino più vecchie di lei. E qui avviene qualcosa che cambierà la vita di Dante, ovvero Beatrice lo saluta. E lui a quel punto si prende malissimo. Infatti, quando lei lo saluta, lui vede tutte le beatitudini e, a quanto sembra dalla scrittura, lui non riesce neanche a risponderle, ma quello che fa è scappare e andare in camera sua. E qui, anche se noi non ci occupiamo dei vari livelli di lettura del testo, dobbiamo però dire una cosa: la questione del saluto. Il saluto in Dante ha un significato che va oltre l'atto puro, ma si rifà al concetto latino di salute come di salvezza, e più specificatamente di salvezza dell'anima, quindi di beatitudine. E perciò il fatto che lei lo abbia salutato per Dante equivale a una sorta di benedizione, a una salvezza dell'anima, e infatti è anche per questa ragione che poi nel corso della Vita Nuova Beatrice verrà definita anche la donna della salute, per questa ragione qua, cioè la donna della salvezza. Questa cosa andava detta perché altrimenti non si capisce poi il perché Dante insista così tanto sul saluto. Comunque, insomma, tant'è, Beatrice l'ha salutato e guarda caso che ore erano, era la 9ª ora di quel giorno, ovvero circa le 3 del pomeriggio. E insomma, quindi Beatrice l'ha salutato, Dante
ha visto tutte le beatitudini e, incapace di fare altro, è scappato in camera sua per pensare a quello che è successo. E Dante infatti si mette a pensare, cos'è successo? La ragazza, la donna di cui è innamorato, l'ha salutato e pensa e pensa e pensa e gli viene sonno e si addormenta. Ma in realtà questo è il sonno che prelude alle visioni profetiche, quindi Dante si addormenta, ma perché sta per avere una visione profetica e infatti ce l'ha la visione. E la visione è strana e piuttosto inquietante. Infatti Dante vede comparire nella sua camera, nella camera dove è lui, una nuvola rossa. Ora rossa, Dante dice specificatamente colore di fuoco, quindi una nube infuocata. E da questa nube esce fuori una figura mostruosa, una figura come di uomo, perché è una figura maschile, ma Dante la descrive come assolutamente spaventosa. Ora, io nella mia immaginazione mi sono immaginata qualcosa di simile a un diavolo, però non fatevi condizionare dalla mia immaginazione. Quello che Dante scrive è che è una figura maschile spaventosa, di aspetto mostruoso. E questa figura si avvicina un po' e poi dice a Dante, in latino, perché la lingua nobile è il latino, anche se Dante scrive tutta la Vita Nuova in volgare. Questa figura gli dice, io sono il Signore tuo, che si rimanda ai comandamenti, rimanda a uno dei comandamenti, dei 10 comandamenti. Quindi, volendo alleggerire un po' il parallelo, che ovviamente il parallelo c'è, è Dante stesso a farlo, ma volendo alleggerire noi un po' il parallelo, potremmo dire che questo mostro dice a Dante, io sono, sottinteso da adesso, il tuo Signore. E questo mostro tiene in braccio una donna nuda, che è solo leggermente avvolta in un drappo rosso. E Dante guarda meglio e si rende conto che questa donna è Beatrice. Ma non solo, questa donna tiene anche in mano qualcosa di infuocato ed è il mostro a dire a Dante, questo è il tuo cuore. A quel punto il mostro sveglia Beatrice e la obbliga a mangiarsi il cuore di Dante, cosa che lei non vuole fare. Infatti il mostro dura fatica a farglielo fare e alla fine riesce a obbligarla. E Beatrice comincia a mangiare questo cuore e nel farlo piange perché lei non lo vuole fare. E alla fine, quando ha mangiato, si appallottola nelle braccia del mostro, proprio disgustata, scioccata di questa cosa che ha dovuto fare. E a quel punto Dante vede il mostro che tiene in braccio Beatrice salire verso il cielo e poi entrambi scompaiono. Chiaramente da questo sogno angosciante Dante si sveglia e si sveglia piuttosto angosciato e si rende conto che sono circa le 9:10 di sera. Le 9:10 di sera per noi, perché lui infatti dice di essersi reso conto che quello era l'inizio delle ultime 9 ore della notte e di nuovo ritorna il numero magico, il numero sacro. Ma chi era questa figura spaventosa? Amore. Questa è una cosa molto interessante perché fin dalla mitologia greca siamo tutti abituati a pensare ad Amore come qualcuno di bello, come una bella figura. In questo caso no. Dante presenta Amore come un essere mostruoso e infatti, diciamo così, Amore si rivela pericoloso, si rivela brutto, si rivela portatore di sofferenze. C'è anche da dire che nel corso del racconto Amore cambia di sembianza, di volta in volta prende la sembianza che più è consona
a quel momento, ma questa è la prima volta che appare e chissà, forse si mostra con le vere e proprie sembianze e quindi quelle di un mostro spaventoso che gli dice per l'appunto: da adesso io sono il tuo signore, quindi da adesso Dante sarà soggiogato da amore. E a questo punto Dante racconta che subito dopo la visione gli venne la necessità, la voglia di raccontare questa sua visione e quindi scrisse un sonetto, il sonetto che si intitola A ciascun'alma presa. E dice che questo sonetto lui lo ha scritto per raccontare quello che aveva visto e per proporlo ad altri, così che potessero cercare di interpretare questo sogno. Come detto, infatti, la Vita Nuova è un prosimetro, quindi parti in prosa e parti in versi. Ed è proprio quello che accade, quindi Dante racconta, poi dice e a questo punto ho scritto questo componimento e lo mette, poi racconta, poi dice a questo punto ho scritto quest'altro e lo mette e così via. E un piccolo inciso, io dirò il sonetto, la canzone, questo è intitolato così. In realtà tutti questi componimenti non hanno un vero e proprio titolo, ma come si usa nelle poesie, quando un componimento non ha un titolo, si prende a titolo il primo verso o comunque la prima parte di senso compiuto del primo verso, ed è quello che accadrà praticamente sempre. Quindi io dirò questo sonetto o questo componimento in generale si chiama così oppure si intitola così, ma sono poi tutti fatti con questo sistema, non hanno un vero e proprio titolo, ma vengono titolati con il primo verso o con la parte di senso compiuto del primo verso. E tutte le volte, subito dopo aver messo un componimento, Dante ce lo spiega. Succede sempre così nella Vita Nuova. Lui racconta, poi ti dice, ah, e lì ho scritto questo, te lo mette e poi lo chiosa e poi te lo spiega. E infatti qui Dante spiega è diviso così, vuole dire questo, vuole dire l'altro e va bene. E lo farà sempre. Ma la cosa interessante è che Dante dice che dopo aver scritto questo sonetto e averlo fatto girare per ricevere risposte, lui in effetti ricevette delle risposte di gente che tentava, altri poeti, che tentavano di interpretare un po' questo suo sogno. E tra queste risposte ci fu quella di Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti era un amico di Dante e in realtà, per come lo definisce Dante stesso nella Vita Nuova, il primo dei suoi amici, in pratica il migliore amico. E Dante dice che questo sonetto e la relativa risposta di Cavalcanti è stato proprio quello che ha dato inizio alla loro amicizia. E Cavalcanti interpreta questo sogno in modo un po' angosciante, perché dice che secondo lui questo sogno prefigura la morte di Beatrice. Cavalcanti probabilmente parlava di morte in senso figurato, in senso amoroso, ma siccome poi lei è morta davvero, spoiler, ma è Dante stesso a fare lo spoiler qui, Dante scrive, visto che dopo è capitato, in effetti dopo l'interpretazione di questo sogno è diventata ovvia. Ora, dopo questo sogno, che poi era una visione, di fatto una visione profetica, Dante smise di mangiare, proprio per un po' per lo shock e un po' per questo sentimento d'amore che continuava a consumarlo. E chiaramente smettendo di mangiare, o quasi, Dante dimagrì molto e anche in viso era molto scavato. E quindi si vedeva chiaramente quanto lui stesse male. E questo portò la gente a cominciare a sparlare di lui e lui racconta anche che c'erano persone particolarmente maliziose che si avvicinavano a lui e gli facevano domande tendenziose per cercare di capire un po' che cosa stava succedendo. Il fatto è che Dante voleva farsi i fatti suoi e voleva che la gente si facesse i propri e quindi lui dice che fino a che poteva non rispondeva, non diceva niente, lasciava stare, ma a volte non poteva non rispondere, anche perché i segni di amore erano così evidenti
che comunque la gente non è che non avesse capito, un'idea se l'era fatta e quindi lui finché poteva non rispondeva e quando proprio non poteva farne a meno diceva sto male per amore, però non diceva nient'altro. Ma la gente ovviamente è pettegola e continua e però il problema di Dante è che lui non voleva assolutamente far sapere di chi fosse innamorato. Lui non avrebbe voluto nemmeno far sapere che soffriva per amore, però era così evidente, i segni di amore erano così evidenti che quello non poteva negarlo. Però non voleva assolutamente far sapere chi fosse la donna amata da lui. E quindi come fare per fare in modo che la gente non scoprisse il suo segreto, quindi il nome, l'identità della sua donna? Fare finta di essere innamorato di un'altra. Non lo so quanto buona può essere questa idea. Scherzi a parte, questo è il tema della donna schermo o donna dello schermo. Schermo inteso lo schermo della verità, cioè quella cosa che protegge la verità, perché secondo il Galateo dell'amore cortese, secondo anche degli stilemi presenti nella poesia dei Trovatori, eccetera, non si doveva mai far sapere chi era la donna amata davvero e quindi si utilizzavano gli schermi per l'appunto. Quindi in effetti questo è uno stilema poetico. Noi andiamo un attimo, diciamo così, a raccontare il tutto in modo un po' più leggero. Comunque sì, questo è il tema della donna dello schermo. E Dante racconta come gli è venuta questa fantastica idea. Un giorno era a messa, quando a un certo punto si accorge che c'è anche Beatrice. E allora lui, invece di seguire la messa, comincia a guardare Beatrice. E la guarda, fin tanto che la gente comincia ad accorgersi, perché appunto sei a messa, ma invece di seguire la messa, te stai guardando una donna continuamente. E allora cosa fare? Dante a quel punto si rende conto che tra lui e Beatrice, che stava seduta più lontano, c'era fra mezzo una donna, una. E Dante dice anche molto bella. E lui si accorge che lui guardava Beatrice, ma sembrava che guardasse questa donna che stava in mezzo, proprio perché era in direzione dello sguardo più vicina a lui rispetto a Beatrice. E quindi pensa, forse la gente crede che io stia guardando questa donna. Fantastico, ho la soluzione. Utilizzerò questa donna come schermo del mio vero amore. E ha la conferma che la gente, quando si è accorta che lui stava continuamente guardando una persona, ha la conferma che la gente pensava che lui stesse guardando questa donna perché li sente parlare le persone all'uscita della messa. E lui sente che dietro le sue spalle la gente, parlando di questa poveretta che si era trovata nel mezzo, diceva hai visto? Allora è lei, hai visto lui come è messo male? Sì, è proprio lei che l'ha reso così, allora lui è innamorato di lei. E quindi, giochi fatti, Dante decide che questa donna sarebbe stata la sua donna schermo. E Dante quindi comincia a comportarsi come se lui fosse innamorato di questa donna. Però essendo Dante, come sempre, ci va giù pesante e quindi si comporta in modo tale che la gente non ha più nessun dubbio, lui è proprio innamorato di questa qui. Tanto che Dante le scrive anche delle poesie, perché insomma se sei così innamorato non puoi non scrivere delle poesie, giusto? Poesie che ovviamente, essendo la vita nuova, Dante inserirà nel suo libro Prosimetro? No, perché lo scrive, dice sì, io ho composto delle poesie per questa donna schermo, però alla fine non erano così importanti, quindi non le inserisco. Però Dante dice che lui il nome di questa donna lo vuole comunque ricordare. Nella vita nuova? No.
in un sirventese, cioè in un componimento che però non include. In pratica lui aveva preso un elenco delle 60 donne, secondo lui più belle di Firenze, le ha messe in scala e una di queste era anche questa donna dello schermo. C'era anche Beatrice dentro questo elenco delle donne più belle di Firenze, delle 60 donne più belle, poi appunto compone un sirventese che però alla fine dice che ha deciso di non inserirlo nella vita nuova, quindi è posto così. E comunque, a detta di Dante, la storia con questa poveretta dello schermo va avanti per parecchio, mesi e anni, dice Dante. Ma arriva un momento in cui questa donna dello schermo se ne va da Firenze e Dante si ritrova quindi scoperto del suo schermo, quindi del suo gioco che nasconde la verità. E tra l'altro questa storia con questa donna dello schermo andava avanti da così tanto tempo che quando lei se ne va, Dante stesso dice non pensavo di rimanerci così male. A questo punto Dante però si rende conto che, insomma, lui aveva mostrato alle persone di essere così innamorato di questa donna che ora non può comportarsi normalmente al momento che lei è andata via, perché sennò la gente si farebbe qualche domanda. Insomma, ma non eri così innamorato? Non te ne importa niente che lei è andata via? E allora quindi Dante si mostra triste e disperato per la partenza di questa donna e ovviamente scrive anche un componimento e nella fattispecie scrive il sonetto O voi che per la via, che inserisce nella vita nuova. Proprio dice: in quel momento io ho scritto questo sonetto proprio per lamentarmi del dolore, della perdita, della partenza di questa donna di cui avevo fatto a tutti credere che fossi innamorato. E infatti questo sonetto è un lamento d'amore. E come sempre accade, subito dopo Dante ce lo spiega questo suo componimento. E quello che dice è che sì, lui ha scritto questi versi e li ha scritti facendo credere a tutti che fossero per la donna schermo che era partita da Firenze, ma in realtà questi versi erano ispirati da Beatrice. Quindi lui ha scritto questo componimento ispirato dall'amore per Beatrice, ma l'ha fatto passare come ispirato e dedicato alla donna dello schermo di cui lui diceva di essere innamorato. Dante era un malessere. Avviene però che poco dopo la partenza da Firenze di questa donna, in Firenze c'è un lutto. Infatti viene a mancare una donna giovane e bella. E Dante infatti vede a un certo punto proprio questo funerale, diciamo così, vede il corpo della defunta e attorno vi sono delle donne che piangono, probabilmente perché erano sue amiche o conoscenti, ma anche perché all'epoca le donne piangevano i morti. Ma guardandola, cioè guardando la ragazza defunta, Dante si rende conto di averla già vista, quella ragazza, e nello specifico di averla vista in compagnia proprio di Beatrice. Era quindi forse un'amica di Beatrice? Proprio per questo Dante allora si mette a piangere anche lui sul corpo della ragazza defunta e decide di scrivere due sonetti che sono due sonetti funebri che lui inserisce nella vita nuova e che sono scritti in onore e a ricompensa di questa ragazza perché lei conosceva Beatrice e ne era un'amica. E tra l'altro questi sonetti, che pure sono per la ragazza defunta, sono però comunque ispirati da Beatrice e Beatrice viene citata in modo nascosto senza essere citata. Da questo avvenimento passano poi dei giorni e a un certo momento Dante deve uscire da Firenze
e guarda caso deve intraprendere la strada proprio che aveva intrapreso la sua donna schermo quando se n'era andata dalla città. Quindi Dante intraprende la strada nella stessa direzione verso la donna schermo, ma non deve arrivare così lontano dove è andata lei. E sta di fatto che quando lui prende la strada per uscire da Firenze, viene preso da un grande dolore. Perché sostanzialmente si sta allontanando da Beatrice, che era in Firenze. Ma proprio a questo punto Dante ha una seconda visione. Su questa strada dove lui si trova costeggiata da un fiume, vede di nuovo Amore. Ma questa volta Amore ha le sembianze di un viandante e veste anche gli abiti umili propri di un viandante. E Dante, mentre passa, si sente chiamare per nome e quindi si ferma per vedere cosa ha da dirgli Amore. E Amore gli dice: io lo so che in questa direzione è andata la tua donna schermo, ma lei non tornerà in Firenze. Quindi tu adesso hai bisogno di un'altra donna schermo, perché visto che la prima idea era stata così buona e aveva funzionato così bene, per nascondere il tuo vero amore per Beatrice va replicata. E quindi adesso io ti do il nome preciso della tua prossima donna schermo. Così ora tu torni in Firenze, la vai a cercare e vai a colpo sicuro. E quella sarà la donna che userai per far credere a tutti di essere innamorato di lei. Non vedo cosa possa andare storto. E Dante a questo punto inserisce un sonetto nel quale racconta proprio di questo incontro. Così Dante torna in Firenze e va a cercare questa seconda donna schermo e la prende di mira. Il problema è che, siccome è Dante, ci va giù pesante e con questa seconda donna si comporta in modo ancora più esagerato che con la prima, fino ad arrivare ad avere comportamenti disdicevoli, tanto che la gente comincia a parlare male di lui. Non sono più adesso semplici pettegolezzi, semplice parlottare, ah guarda forse è innamorato di quella. Adesso la gente comincia davvero a parlare male, comincia davvero a criticarlo, tanto che lui dice che queste critiche cominciano a pesargli. E ora, dopo che ti sei preso per un sacco di tempo questa prima donna finta, su cui hai fatto vedere di avere chissà che amore, poi questa se ne va da Firenze e tu poco dopo ne prendi un'altra e ti comporti in modo ancora più esagerato, che cosa potrà mai andare storto? Beatrice gli leva il saluto. Eh sì, perché chiaramente va bene tutto, però quando i comportamenti cominciano a essere disdicevoli, insomma, la gente che parla e parla male arriva anche agli orecchi di Beatrice, che a quel punto decide che è meglio tenere a distanza questa persona e quindi gli leva il saluto. E questa cosa ovviamente distrugge Dante. Beatrice quindi non lo saluta più, però saluta gli altri, ovviamente. E a questo punto Dante allora si beatifica da lontano, quindi lui dice che comincia già a sentire la beatitudine quando spera che lei si avvicini, poi quando la vede da lontano si sente pervaso di carità cristiana e poi quando sente che lei saluta gli altri, lui scrive: cosa mi accade? Molte volte si movea, lui intende se stesso, però parla in terza persona, ma intende il proprio corpo. Molte volte il mio corpo si movea come cosa grave inanimata. Che cosa vuol dire questa cosa? L'interpretazione non è del tutto chiara, tuttavia si muoveva come cosa grave, cioè pesante, e inanimata potrebbe voler dire che lui si muove come svuotato. Sì, ma come giustamente fa notare uno studioso, forse questo si muoveva come cosa pesante e inanimata significa che Dante va per terra, quindi significa che Dante sviene.
e che Dante svenga è una sua caratteristica e lo si vede piuttosto bene, soprattutto nella commedia. E insomma il danno è fatto, Beatrice gli ha levato il saluto e Dante si dispera. E un giorno è in camera sua che si sta disperando per questa cosa, sta piangendo e a un certo punto di nuovo gli viene sonno e si addormenta. E questo è sempre il sonno che prelude a una visione. E infatti Dante vede di nuovo Amore. Amore questa volta ha le sembianze di un giovanotto vestito di bianco e sta seduto sul bordo del letto in cui è sdraiato Dante. E Amore ha un'espressione estremamente contrita, molto triste, e dice a Dante: «Figlio mio, è tempo che dismettiamo le nostre finzioni». Alla buon'ora, visto il danno che hai causato, direi. Comunque Amore a questo punto si mette a piangere, anche Dante piangeva e vedendo Amore piangere gli chiede: «Perché piangi anche tu?» E Amore a questo punto gli dà una risposta veramente sibillina, perché gli dice: «Io sono come il centro del cerchio, rispetto al quale tutti i punti della circonferenza sono equidistanti, tu invece no». Ora, questa risposta è stranissima. Tuttavia, praticamente tutti gli studiosi sono concordi nel leggere in questa risposta un rimprovero. Dopo di questo, però, che cosa significhi questo rimprovero è tuttora un mistero. Almeno, se poi qualche studioso abbia avanzato delle ipotesi che io non conosco, può anche essere. Diciamo che per le fonti che ho io sotto mano, al momento non ho trovato una risposta definitiva sul significato di questa frase che pronuncia Amore. Tuttavia, appunto, sono un po' tutti d'accordo nel ritenere questo un rimprovero. E qualcuno ha avanzato l'ipotesi, in realtà di ipotesi ce ne sono tante, adesso non vado a leggere perché appunto il senso di questo video non è fare l'esegesi del testo, è raccontare in modo divertente la vita nuova. Però è interessante l'ipotesi di uno studioso che dice che potrebbe essere che Amore stia rimproverando Dante per il fatto di avere finto, cioè di avere fatto finta di amare delle donne diverse da Beatrice. Ma era un'idea di amore, o meglio no, la prima volta era un'idea di Dante, ma la seconda volta è stata un'idea di Amore che gli ha detto: «Ah, fantastico, visto che la tua idea ha funzionato così bene, rifacciamola». Quindi non lo so. Comunque ecco, insomma, questa cosa mi sembrava curiosa e divertente da dire. Comunque la risposta di Amore è davvero sibillina. E questa risposta non è sibillina solo per noi, ma lo è anche per Dante, che infatti scrive: «Allora, pensando alle sue parole, mi parea che m'avesse parlato molto oscuramente». Poverino, non ha capito neanche lui il senso di questa risposta e glielo chiede, «Che è ciò, Signore, che mi parli con tanta oscuritade? Cos'è che vuol dire? Cos'è che mi hai detto?» Ma Amore gli dà una rispostaccia. Quindi, ricevuta e incassata la rispostaccia, Dante non va oltre, ma chiede ad Amore il motivo per il quale Beatrice non lo saluta più. Ah bene Dante, potevi arrivarci anche da solo, sta di fatto che Amore gli risponde l'ovvio e gli dice Beatrice non ti saluta più perché come ti sei comportato la gente parla male di te e quindi lei si è fatta una brutta idea di te. Si è fatta l'idea di uno che va a dare noia alle persone, che va a dare noia alle donne e lei questa cosa insomma non la tollera e quindi ha deciso di toglierti il saluto. Ma Amore a questo punto ha una soluzione e dice, anzi comanda a Dante di scrivere un componimento, per la precisione una ballata, nella quale Dante dica a Beatrice finalmente la verità e dica che lui in realtà ama lei e ha sempre amato lei e che l'altra o le altre erano solo le donne dello schermo. Perché non parlare a Beatrice direttamente? Perché sarebbe sconveniente.
E allora Dante scrive questa ballata che inserisce e che comincia con ballata i voi, cioè ballata io voglio, e questa ballata, la cosa interessante è che è pensata per essere messa in musica. E a questo punto, dopo la visione, l'ennesima visione con amore che gli parla e dopo aver scritto questa ballata, Dante comincia a interrogarsi: ma amore buono non lo è, ma amore bene o non lo è, ma essere innamorati è una buona cosa oppure no? E insomma Dante ha tutti questi pensieri e non ne arriva a una, non si riesce a dare una risposta, e per fare, diciamo così, un sunto e per mettere ordine in questi pensieri scrive il sonetto tutti i miei pensieri. Così passa poi del tempo dopo questa battaglia dei pensieri, come la chiama lui, e un giorno passa a prenderlo un amico. Quindi da Dante passa un amico e Dante vieni con me. E Dante e il suo amico vanno per la città e l'amico porta Dante in un posto dove c'è un gruppo di donne, un gruppo di belle donne. Al che Dante, trovandosi lì seguendo l'amico, gli dice: ma scusa, cosa ci siamo venuti a fare qui? E l'amico gli risponde: siamo venuti a rendere omaggio alle belle donne. In realtà quel gruppo di donne faceva parte di un matrimonio, quindi erano lì per omaggiare una sposa e l'amico l'aveva portato lì per fargli vedere un po' di ragazze carine. E Dante, va bene, accetta di stare lì, quando a un certo punto lui dice di cominciare a sentire un tremore che gli parte dalla zona del cuore e poi si espande in tutto il corpo, così forte che lui non riesce più quasi a reggersi in piedi e quindi è obbligato ad appoggiarsi, lui dice, a una pittura. Che cosa significa che sia appoggiato a un affresco? Diciamo che molto probabilmente si è appoggiato a un muro, proprio perché stava rischiando di svenire, ma riesce a non svenire. A quel punto Dante, preoccupato che qualcuno possa aver visto il suo mancamento, si guarda in giro e guarda il gruppo di donne. E chi c'è nel gruppo di donne? Beatrice, ovviamente. Ebbene sì, il tremore e il mancamento erano proprio la presenza di Beatrice, che lui ormai avverte ancora prima di vederla come un vero fenomeno sovrannaturale. E quando la vede, a quel punto Dante dice che tutti gli spiriti del suo corpo lo abbandonano, tranne quello del cervello, perché sennò sveniva un'altra volta. Tuttavia a Dante è andata male, perché queste donne l'hanno visto che si è sentito poco bene e quindi dapprima parlano un attimo e poi cominciano a ridere e a prendersi gioco di lui, Beatrice compresa. E qui sarebbe da chiedersi: ma che cosa c'è da ridere di una persona che si sente male? Niente, il fatto è che è uno stilema cortese, è un uso poetico e quindi Dante ce lo infila. Ma per fortuna proprio in quel momento arriva l'amico, che lo vede, lo prende per un braccio e lo porta fuori, e una volta che sono fuori l'amico gli dice: oh, ma che hai? E Dante, che ovviamente la mette sempre un po' giù pesante, non può dirgli semplicemente ho visto la donna di cui sono innamorato, ma gli risponde: io stavo con i piedi in quella parte di là dalla vita dalla quale se ci vai non puoi più ritornare. Dopodiché si direbbe proprio che Dante molla lì l'amico e se ne torna a casa sua, se ne torna in camera sua e si dispera un po' proprio perché Beatrice ha riso di lui e lui tra sé e sé pensa: se lei sapesse il vero motivo per il quale io mi sento male, certamente non riderebbe di me, ma ne avrebbe molta pietà. E allora a questo punto decide di dire a Beatrice il motivo di questa sua trasfigurazione, come la chiama lui, cioè questo suo sentirsi male, che lui descrive addirittura come cambiare i connotati, cioè si vede proprio che lui sta molto molto male e trasfigura. Quindi cosa fa? Va a parlare a Beatrice per spiegarle le cose? Ovviamente no.
quello che fa è scrivere un sonetto sperando che prima o poi questo sonetto arrivi a lei e inoltre sperando anche che lei capisca di essere la destinataria del sonetto, pur senza essere mai citata in modo esplicito. E quindi scrive il sonetto con l'altre donne che inserisce subito in questo punto. E qui sarebbe da chiedersi: ma perché Dante non le parla? Così si chiariscono. Beh, in realtà perché effettivamente direttamente non potrebbe, nel senso che la società medievale è comunque una società che tende a tenere separati uomini e donne. E di conseguenza che un uomo non della tua famiglia e non direttamente conosciuto ti venga a parlare non è una cosa vista bene. Però in effetti Dante potrebbe trovare anche altri sistemi, per esempio un intermediario. E qui io non voglio fare spoiler, però verso la fine del racconto ci sarà un punto che veramente uno si chiede: Dante, ma davvero? Comunque ci arriviamo quando è il momento. Diciamo che Dante potrebbe utilizzare un intermediario, potrebbe quindi utilizzare una persona conosciuta da entrambi per farsi magari introdurre, per farsi presentare, potrebbe anche usare un intermediario per la comunicazione e così via. Quindi perché non lo fa? Ecco, se lo chiede anche lui. A un certo punto Dante si chiede: ma io perché non le parlo? E infatti si dice: ma se lei mi parlasse, se lei mi domandasse, io sarei in grado di risponderle? E si dice no, perché molto probabilmente mi sentirei male. Ma io sarei in grado di parlarle? E si dice no, perché molto probabilmente mi sentirei male. E quindi insomma anche in questo caso Dante non riesce ad arrivare a una soluzione per questa brutta situazione. Obiettivamente è certamente una brutta situazione. E come aveva già fatto, per mettere ordine in questi pensieri, scrive un sonetto, e per la precisione il sonetto Ciò che mi incontra. E qui si potrebbe avanzare un'obiezione, faccio una piccola parentesi. Si potrebbe dire: beh, Dante non le va a parlare perché se fosse Beatrice Portinari a quest'ora sarebbe ben sposata. Vero, molto probabile, però il punto è che noi non sappiamo se questa donna sia effettivamente Beatrice Portinari, perché è stato Boccaccio a dire sì sì, era quella donna lì. Poi è entrata in tradizione e anche a oggi viene accettato che molto probabilmente era Beatrice Portinari. Ma a tutti gli effetti ci rifacciamo al discorso d'inizio: chi è Beatrice? Punto di domanda. Nella Vita Nuova, cioè proprio nel racconto, lei viene chiamata solo per nome e non c'è nessun indizio che la possa far appartenere a una piuttosto che a un'altra famiglia. E inoltre, sempre nella Vita Nuova, non viene mai citato nessun matrimonio di Beatrice. Quindi, siccome noi stiamo raccontando unicamente il testo, quindi stiamo raccontando le vicende che ci racconta Dante, effettivamente noi non abbiamo notizie di alcun matrimonio di Beatrice. Quindi diciamo che il concetto, ho capito, ma era sposata, è ovvio che non puoi andarle a dirle certe cose, lo mettiamo da parte per il semplice fatto che Dante non ne fa parola nel suo racconto, quindi questa obiezione la mettiamo da parte. E comunque questa storia che lui si sente poco bene ogni volta che la vede è un grosso problema, perché come detto lui non riesce a parlarle, ma non riesce nemmeno ad avvicinarsi a lei, perché quello che lui dice è che in realtà lui spesso va in giro cercando di vederla. Il problema è che quando la vede anche da lontano sente gli spiriti che gli abbandonano il corpo, quindi sto poveraccio si sente male quasi tutte le volte e quindi insomma non riesce nemmeno ad avvicinarsi a questa donna, figuriamoci a parlarle e figuriamoci a parlarle di certe cose. E quindi insomma Dante si trova un po' intrappolato in questa brutta situazione e dopo aver spiegato un po' come stanno le cose inserisce questo sonetto di recap che comincia dicendo spesse fiate, cioè spesse volte. E a questo punto Dante fa una breve interruzione del racconto per spiegare brevemente qualcosa sulla sua poetica. Infatti,
La vita nuova è, al di là di un racconto d'amore, al di là di un racconto di ricordi più o meno autobiografici, più o meno romanzati, è a tutti gli effetti il diario della trasformazione poetica di Dante. E lui lo sa. E siccome lui scrive raccontando ciò che ricorda, a questo punto lui sa anche ciò che arriva dopo. E infatti lui si ferma un attimo per dire che a questo punto lui pensa che la sua poesia debba elevarsi, quindi non più o non solo perlomeno una poesia che tratti se stesso come argomento e Beatrice come interlocutore, ma una poesia che abbia una materia più elevata, cioè degli argomenti più nobili. E lui dice questa cosa a questo punto proprio perché, appunto, sapendo ciò che arriva dopo, subito dopo accadrà un fatto che gli farà cambiare prospettiva rispetto proprio alla sua poetica. E infatti Dante riprende a raccontare e racconta proprio l'episodio che ha dato il via al cambio della sua poetica. Dante ci dice che, avendo questo problema che ogni volta che vede Beatrice, ogni volta che si trova nei pressi di Beatrice, lui si sente male, questa cosa, si riesce a nascondere fino a un certo punto, chiaramente. E proprio per questo alcune persone, soprattutto alcune donne, avevano cominciato ad accorgersi di questa cosa. E lui ne ha la conferma quando un giorno, camminando per la strada, viene proprio chiamato da un gruppo di donne. Dante a quel punto si assicura che nel gruppo non ci sia Beatrice, per ovvie ragioni, però è anche vero che tra queste donne lui vede che ce ne sono alcune che avevano assistito ai suoi mancamenti e quindi si fa un po' un'idea del perché l'abbiano fermato. Tuttavia glielo chiede, gli chiede appunto cosa vogliano e una di queste donne a quel punto glielo dice chiaro e gli dice: senti, ma abbiamo visto che ogni volta che sei in presenza di quella donna tu ti senti male, ma è proprio vero? È proprio vero quindi che tu sei innamorato di questa donna? E Dante a quel punto è messo alle strette e deve dire di sì. A questo punto però Dante decide anche di spiegare a queste donne la questione del saluto e racconta loro di come all'inizio Beatrice lo salutasse e questa cosa fosse per lui una fonte di beatitudine. Tuttavia, poi, a causa del suo comportamento disdicevole con le donne dello schermo, Beatrice aveva deciso di negargli il saluto, togliendogli un po' tutto quello che lui aveva. Lei non lo sapeva, però di fatto gli aveva tolto un po' tutto quello che lui aveva. Gli aveva tolto la fonte della sua beatitudine. E tuttavia, a questo punto Dante dice: a quel punto, quando lei mi ha tolto il saluto, io ho capito che la mia beatitudine risiede là dove nessuno me la può più togliere. Al che questa donna, un po' stranita, gli chiede: in che senso? Dove risiede adesso la tua beatitudine? E Dante dà una risposta importantissima, ovvero: in quelle parole che lodano la donna mia. E questa è una risposta importantissima per quanto riguarda la poesia di Dante. Infatti, con questa risposta Dante fa fare uno switch alla sua poetica. Perché questo? Perché finora Dante aveva scritto di quello che è amor cortese, che ha tutti i suoi stilemi, ha tutto il suo galateo, ha tutti i suoi usi, e però rimane un amore umano. È l'amore del cavaliere, del servitore, perché così viene definito nell'amor cortese, che serve Madonna. Madonna nel senso mea domina, cioè mia signora, serve la donna, la signora, l'amata. Quindi fino a questo momento di fatto quello di Dante era amor cortese, quindi questa donna Angelo che viene servita dall'amore del suo cavaliere che però quasi non la tocca, non si avvicina e così via. Poi nell'amor cortese ci sono, come dire, vari livelli, cioè si arriva anche ad avere delle coppie effettive, però comunque
l'amor cortese ha tutti i suoi usi e i suoi modi, questo amore cavalleresco. E finora quello di Dante è stato questo. Ed essendo un amore umano, si aspetta qualcosa in cambio, come è giusto che sia, d'altronde. E in questo caso Dante aveva in cambio del suo amore il saluto della sua donna. Ma a questo punto Dante mette una cesura in questa poetica, perché lui dice: la mia beatitudine non è più nella ricompensa, cioè nell'amare per avere indietro qualcosa, ma è nelle parole che lodano la mia donna, ovvero in un amore contemplativo. È un amore, praticamente, è un amore mistico cristiano. Ed è quello che diventerà l'amore di Dante per Beatrice, una vera rivoluzione poetica, una vera rivoluzione nel modo di scrivere d'amore. Ma Dante è un pochino masochista, si vede anche nella commedia, quando si fa rimproverare a destra e a manca. E anche in questo caso, cioè, lui praticamente dichiara una cosa che va bene, è il cambio della poetica e tutto quanto, però nell'ottica del racconto lui dichiara qualcosa di incredibile, perché io sfido chiunque essere umano a essere capace di un amore trascendente, a essere capace di andare oltre qualunque cosa e amare in cui l'unica ricompensa del tuo amore è il fatto che tu ami. Io sfido chiunque ad arrivare a questi livelli. Eppure, nonostante lui sia arrivato a questo livello e abbia dichiarato una cosa del genere, si piglia un cazziatone. Perché la donna a cui lui ha dato questa risposta gli dice: ma come? Se fosse vero quello che dici, tu non avresti mica scritto di te e di quello che pensi, ma avresti scritto solo di lei. Eppure Dante, che tutto sommato, soprattutto nella commedia, come dire, non brilla d'umiltà, però le dà ragione, cioè lui se ne va pensando, però in effetti è vero, se adesso l'unica ricompensa del mio amore è amare, quindi l'unica ricompensa del mio amore sta nel lodare la mia donna, effettivamente io da ora dovrei parlare solo di lei. E quindi si ha il cambio della poetica di Dante. E Dante a questa cosa ci pensa su per un po' di giorni, fino a quando a un certo punto, mentre è per strada, gli viene l'idea. Sì, perché il problema era, d'accordo, la mia poetica deve elevarsi, ma come fare? Cioè, non posso scrivere di quello che sento io e penso io, se no parlerei di me. Non posso neanche scrivere direttamente a Beatrice, perché se no parlerei comunque di me. E quindi come fare? Ecco, soluzione trovata. Parlerò alle donne in generale che hanno l'intelletto e il sentimento per capire ciò che io dico, e quindi parlando a queste donne io loderò la mia donna. E in che senso parlerò a delle donne? Ovviamente scrivendo componimenti. Ed è a questo punto che Dante inserisce uno dei suoi componimenti più famosi, ovvero la canzone Donne che avete intelletto d'amore. Questa è una canzone di 4 stanze, 14 versi l'una, con un congedo indiviso, uguale alle stanze, tutta di endecasillabi. Ma la cosa interessante è che proprio a questo punto il primo componimento che appare dal momento in cui lui decide di fare questo cambio è proprio questo, che comincia dicendo: donne che avete intelletto d'amore, i vo con voi della mia donna dire, ovvero donne che capite l'amore, io con voi adesso andrò a dire della mia donna, quindi vi andrò adesso a raccontare della mia donna. E da qui parte. E tra l'altro Dante dice che questa canzone ebbe particolare successo, tanto che qualche amico gli chiese di scrivere ancora e di scrivere anche precisamente su amore, sull'amore. E Dante a quel punto dice sì, l'ho fatto, e inserisce un sonetto che è Amore e il cor gentil.
Ma qui poi i sonetti famosi si sprecano. Infatti, poco dopo Dante dice che dopo aver scritto questa lauda che ha avuto così tanto successo e dopo aver scritto anche dei componimenti proprio su richiesta dei suoi amici, gli viene in mente di scrivere ancora qualcosa per lodare la sua donna e vuole scrivere qualcosa che faccia capire, che dica di come la sua donna, intesa Beatrice, sia in grado non solo di risvegliare amore là dove c'è già, cioè negli animi gentili e sensibili, negli animi nobili, ma è addirittura in grado di farlo arrivare laddove non c'è, quindi negli animi un po' meno nobili. E proprio per dire questo scrive il sonetto «Negli occhi porta la mia donna amore». Ma ovviamente, come in ogni storia d'amore che si rispetti, non può andare tutto bene. Oddio, non è che finora sia andato bene affatto, però come dire, va peggio. E infatti accade che il padre di Beatrice muore e Beatrice ovviamente ne è estremamente addolorata. E Dante si trova in questa situazione proprio perché va lì dove sono raccolte le persone attorno a Beatrice e alla salma del padre. Per la precisione, all'interno della camera insieme al defunto e a Beatrice ci sono le donne che piangono, mentre gli uomini, come d'usanza, stanno fuori dalla casa, stanno sulla soglia. E Dante arriva lì e sente dire di quanto Beatrice sia addolorata della perdita di suo padre e di conseguenza lui di riflesso sente questo dolore e quindi comincia a piangere anche lui. E mentre è lì che piange fuori perché lui non può entrare, vede alcune persone passare che lo guardano anche un po' strano, insomma gli chiedono un po' cosa abbia, si chiedono anche un po' cosa ci faccia lì. E per raccontare un po' questo fatto, Dante inserisce 2 sonetti, nei quali fa un botta risposta. Praticamente nel primo, che si chiama Voi che portate la sembianza umile, lui praticamente chiede a queste persone, a queste donne un po' cosa è successo, cosa stiano facendo, eccetera, e nel secondo, che si chiama Se tu colui che hai trattato sovente, lui in un certo senso si immagina la risposta di queste persone proprio sulla base di quello che lui aveva sentito dire mentre queste persone gli passavano accanto, mentre lui era fuori dalla porta, appunto in lacrime. Sta però che dopo qualche giorno da questo fatto, Dante viene afflitto da quella che lui chiama una dolorosa infermitade, ovvero una sorta di malattia non meglio specificata. Lui parla di un dolore che gli ha preso a un certo punto una parte del corpo e questo dolore gli causava molta pena e anche molta debolezza, tanto che si trova a dover stare spesso a letto. E guarda caso questa infermitade gli dura proprio 9 giorni. E proprio il 9° giorno, mentre è ancora sdraiato a letto dolorante, gli viene un pensiero. La vita è fragile. Il padre di Beatrice è morto e anche io un giorno morirò e anche Beatrice un giorno morirà. E a questo punto la sua fantasia si trasforma in visione, una visione angosciante. Dante infatti vede delle donne scapigliate che gli annunciano la sua stessa morte e poi gli annunciano la morte di Beatrice. E a quel punto nella sua visione lui vede cose dal sapore apocalittico, come l'oscuramento del sole, la caduta delle stelle, la caduta degli uccelli in volo che muoiono e cadono a terra e terremoti. E poi vede una moltitudine di angeli che portano in cielo una nuvoletta bianchissima, evidentemente l'anima di Beatrice. E poi Dante vede la salma di Beatrice distesa sul letto e una donna che le copre il volto con un velo bianco. E a quel punto Dante guarda il cielo e comincia a invocare l'anima di Beatrice e la chiama addirittura a voce.
tanto che a quel punto viene svegliato. E viene svegliato da una sua parente. Infatti lui, essendo che non stava bene, era appunto accudito da una sua parente e da altre donne, che non viene specificato chi siano. E questa parente e queste altre donne, chiaramente vedendo lui addormentato a letto che si lamenta, si spaventano perché ovviamente pensano che lui si lamenti per il dolore fisico, che abbia una sorta di febbre, di delirio o qualcosa del genere, e quindi lo svegliano e gli chiedono: cos'hai, come stai, hai dolore, hai paura? E lui a quel punto decide di raccontare loro quello che aveva visto o sognato, però senza fare il nome di Beatrice. E a questo punto riporta la lunga canzone Donna pietosa e di novella etate. Ma per fortuna i 9 giorni di malattia passano e Dante si riprende. E dopo essersi ripreso, Dante racconta che un giorno lui era in un luogo ed era lì un po' pensoso, quando a un certo punto sente un tremito nel cuore. Alza gli occhi e gli sembra di vedere Amore che viene verso di lui. Ma subito dopo ecco arrivare una donna. Questa è una donna molto bella che Dante conosce. Si chiama Giovanna, è detta Primavera ed è la donna amata dal suo migliore amico, Guido Cavalcanti. Ma subito dopo Giovanna arriva Beatrice. Ed ecco il motivo del tremito al cuore e il perché Amore stava davanti a tutto. E quindi Dante rimane lì e vede queste due donne, Giovanna e Beatrice, che gli passano davanti. E qui necessita un pochino di spiegazione. Ogni tanto ci sono i punti che hanno bisogno di dire la spiegazione, se no non si capisce l'importanza del passo. All'inizio avevamo detto che una delle regole della vita nuova è nomina sunt consequenza rerum, cioè i nomi sono conseguenziali alle cose. Così come Beatrice si chiama così perché porta beatitudine, perché Giovanna si chiama così? Giovanna è detta anche primavera e Dante infatti spiega il perché e dice: quella prima è nominata primavera solo per questa venuta ad oggi, che io mossi lo imponitore del nome a chiamarla così primavera, cioè prima verrà. Dopo va avanti a spiegare. Ecco, è proprio questo il punto, primavera, perché prima verrà. Di chi? Ma di Beatrice ovviamente, perché tutta la vita nuova è incentrata su Beatrice. E quindi Giovanna è detta primavera perché prima verrà. Infatti Dante vede prima Giovanna, che quindi viene per prima, e poi vede Beatrice che la segue. Ma non solo, Giovanna porta anche il nome di Giovanni Battista, che è detto il precursore perché Giovanni Battista ha annunciato la venuta di Cristo. E in questo senso Giovanna con la sua presenza annuncia la presenza la venuta di Beatrice. E tutta questa cosa solo perché lui ha visto queste due donne camminare una davanti all'altra? Probabilmente camminavano insieme, ma una era un pochino davanti all'altra? Sì, perché chiaramente tutto questo è uno scritto simbolico. E tutto questo scritto è votato al santificare letteralmente la figura di Beatrice, che assume via via sempre di più dei connotati sacri e quindi addirittura viene annunciata come fosse il Cristo. Quindi veramente Dante sta portando questa figura a un livello veramente alto. Ed è ovviamente questo tutto collegato al concetto di questo amore che non è più un amore umano, che quindi io ti amo ma voglio essere ricambiato come è normale che sia, ma diventa un amore mistico, contemplativo, quindi l'amore mistico cristiano.
Ma non solo, perché a questo punto Dante, riflettendo sui nomi, riflette anche sul nome di Beatrice e conclude che se Giovanna è primavera, cioè Giovanna è colei che viene prima, Beatrice è amore. E siamo arrivati al punto in cui Dante svela che Beatrice in pratica è la personificazione di amore. E Dante chiude questo capitolo con il sonetto Io mi sentii svegliar dentro a locore, nel quale Beatrice viene fusa con la figura di amore e nel quale sono citate Monna Vanna e Monna Bice, ovvero Giovanna e Beatrice. Infatti, Monna è Madonna, quindi mia signora, mentre Vanna e Bice sono i diminutivi di Giovanna e Beatrice. E a questo punto Dante interrompe ancora un attimo la narrazione per chiarire qualcosa. E il qualcosa che vuole chiarire è questo. Lui dice: e io lo so che leggendo ciò che io scrivo qualcuno potrebbe avere da obiettare qualcosa e avrebbero da obiettarmi, ma non può essere vero quello che tu scrivi, perché tu parli di amore come se fosse una persona, dici che si muove, che cammina, che parla, che ride, che piange, ma amore non è una persona, amore è un sentimento, una condizione. Al che Dante dice: lo so benissimo, ma quello che io sto facendo è un artifizio narrativo, è un artifizio poetico ed è qualcosa che è sempre stato usato fin dai poeti greci e dai grandi narratori e tutto quanto. È nient'altro che un'allegoria. E quindi dice Dante: io so benissimo quello che sto facendo e infatti io sono tra quelli, come alcuni miei amici, che se ci chiedete che cosa stiamo scrivendo, noi vi sappiamo rispondere perché sappiamo molto bene che strumenti stiamo utilizzando. Mentre invece, dice Dante, c'è gente che scrive così, però quando glielo chiedi non sa dirti che cosa sta facendo. Mentre io sì, io so perfettamente che sto personificando e quindi in sostanza sì, so benissimo che questa è un'allegoria. Dante in questo punto ci ha tenuto a fare lo spiegone. Ma tornando alla narrazione, Dante dice che Beatrice era un vero miracolo in terra, tanto che la gente accorreva per vederla quando lei passava per la strada e quando lei salutava le persone, gli uomini soprattutto, non osavano nemmeno alzare gli occhi per guardarla e nel vederla e nello starle vicino le persone si sentivano pervase di umiltà e carità cristiana e la gente di lei diceva che era un vero miracolo di Dio. E Dante di questo ne era felicissimo, perché, come detto, il suo amore si era svestito di qualunque attributo umano e ora era un totale amore mistico, un amore a senso unico perché contemplativo. E lui dice che per far sapere anche alle persone che non potevano vedere Beatrice perché lontane e perché appunto non potevano starle appresso, lui sente l'esigenza di scrivere per poter far sapere della magnificenza di questa donna e quindi scrive uno dei sonetti più famosi che lui abbia mai scritto, ovvero Tanto gentile e tanto onesta pare. E lo inserisce proprio in questo punto della vita nuova. Ma non solo, infatti Beatrice era talmente lodabile che, come dire, si espandeva anche sulle persone che le stavano attorno e quindi il suo essere così lodabile rendeva lodabile anche le altre donne e per estensione un po' tutto il genere femminile o almeno quelle donne che sono nobili, insomma, che hanno intelletto d'amore, come dice Dante. E per dire questo inserisce qui un altro sonetto che si chiama Vede perfettamente onne salute.
E come si vede, da quando Dante ha deciso di cambiare la sua poetica e di parlare solo di Beatrice e di lodarla, l'ha fatto davvero. Tuttavia, Dante non è proprio una persona che si tira totalmente di lato. E infatti a un certo punto, pensandoci su un po', lui si rende conto di non avere mai scritto per raccontare ciò che era stato il suo amore fino a quel momento, o comunque fino al momento in cui aveva deciso di cambiare la sua poetica. E allora decide di scrivere una canzone che si chiama Sì lungiamente m'ha tenuto amore. E Dante decide di comporre una canzone e non un sonetto proprio perché ha tanto da dire. Il sonetto è breve, ha una struttura specifica e è piuttosto corto, mentre la canzone dà ampio respiro e siccome lui da dire di cose ne ha tante, decide di scrivere una canzone. Ma c'è una cosa curiosa, perché infatti se si va a vedere il testo, questa canzone parte e poi finisce qua. Lui scrive una stanza sola e poi la canzone finisce. No, in realtà non finisce, la canzone si interrompe. Infatti, Dante, proprio mentre sta scrivendo questa canzone, viene raggiunto da una notizia, la notizia della morte di Beatrice. Questa canzone non verrà mai finita. E qui la vita nuova ha una sorta di cesura. Fino ad ora la vita nuova è stata in vita di Beatrice, mentre da ora sarà in morte di Beatrice. E questa bipartizione sarà molto importante per la letteratura a seguire. Basti pensare al canzoniere di Petrarca che è diviso proprio in vita di Laura e in morte di Laura. Dante nella vita nuova e in realtà in nessun posto non parla mai specificatamente della morte di Beatrice, ovvero non la descrive mai. E tra l'altro non usa la parola morte, ma dice che l'anima si è partita, cioè l'anima se n'è andata dalla terra, è andata in un altro luogo. Questo probabilmente perché essendo Beatrice questa figura mistica, angelicata, spirituale, tecnicamente non può morire o comunque la morte non è una cosa che le si addice e di conseguenza lei non muore, lei se ne va e per l'appunto la sua morte non viene mai descritta. Dante però ci dice quando Beatrice è morta e lo fa come è il suo modo di fare, ovvero dando tutte delle indicazioni astronomiche, astrologiche, in questo caso usa 3 calendari perché essendo che Beatrice è legata al numero 9, il 9 è 3 per 3, ritorna anche costantemente in tutta la vita nuova il numero 3, va bene, non è una cosa su cui ci siamo soffermati, comunque prende questi 3 calendari, li descrive, li compara, insomma fa tutta una serie di calcoli, riconduce tutto al numero 9, parlando anche del concepimento di Beatrice che secondo la posizione dei cieli era riconducibile al numero 9, insomma alla fine esce fuori che la data di morte di Beatrice è stata l'8 giugno 1290. E a questo punto Dante dice che Firenze rimane vedova, rimane deserta e desolata proprio per aver perso Beatrice. In questo stesso capitolo Dante fa anche una digressione dove dice che lui continuerà a scrivere in volgare, per cui lui ha deciso che scrive in volgare e continuerà a farlo nella vita nuova, e poi parla anche di Cavalcanti, e tra l'altro viene fuori in un certo senso che sembra proprio che la vita nuova sia dedicata a lui, proprio perché, come si è detto, la vita nuova è anche il manifesto della nuova poetica di Dante. Ma Beatrice è morta davvero e Dante lo sa molto bene e infatti si dispera, come è giusto che sia. E a un certo punto dice che quando gli occhi non ce la fanno nemmeno più a piangere, scrive una canzone che si chiama Gli occhi dolenti per pietà del core. E in questo componimento si rivolge di nuovo alle donne gentili. E in questo componimento Beatrice viene citata per nome ben 2 volte. Infatti al verso 15 si legge:
itane Beatrice in l'alto cielo, cioè Beatrice se n'è andata nei cieli. E si legge poi al verso 55, chiamo Beatrice e dico, or sei tu morta? Ovvero chiamo Beatrice e le dico, ma sei davvero morta? E quindi in questa canzone, praticamente per la prima volta nella vita nuova, se si esclude il Monna Bice, Beatrice viene citata per nome e in questo caso per la prima volta con il nome intero. E a quanto pare questa canzone ebbe un certo successo, tanto che Dante dice che poco dopo venne visitato da una persona. E qui Dante scrive: poi che detta fue questa canzone, cioè dopo che scrissi questa canzone, si venne a me uno, lo quale, secondo li gradi dell'amistade, è amico a me immediatamente dopo lo primo, ovvero, dopo che ho scritto questa canzone, è venuto da me una persona, il quale è amico a me, cioè è mio amico, immediatamente dopo il primo. Il primo è Cavalcanti, il suo primo amico, cioè il migliore amico. Questa persona quindi è amico di Dante appena un gradino sotto il migliore amico. Va bene. Ma chi è questa persona? Beh, la frase immediatamente successiva di Dante è questa. E questi fue tanto distretto di sanguinitade con questa gloriosa che nullo più presso l'era. Dunque, questa cosa significa, e questi, cioè e questa persona, fue tanto distretto di sanguinitade, cioè fu tanto stretto nel rapporto di sangue, quindi di parentela, con questa gloriosa, ovvero con Beatrice, che nullo più presso era, cioè che nessun altro era a lei così vicino di parentela. Il padre di Beatrice era morto. Questa persona, quindi, è un parente di Beatrice talmente stretto che più stretto non ce n'è. Il padre era morto, diciamo che questo è il fratello di Beatrice? E Dante sul serio? Sì, sul serio. Infatti, tradizionalmente questa figura viene individuata in Manetto Portinari, che facendo fede che la Beatrice della Vita Nuova sia Beatrice Portinari è Manetto e suo fratello. Quindi Dante aveva come BFF, non proprio perché il migliore amico era Cavalcanti, ma quello subito dopo era il fratello di Beatrice. E non ti è mai venuto in mente di chiedergli di farti da tramite? Non importa. E comunque sta di fatto che Dante dice che questo suo amico, che era amico giusto un gradino sotto il suo migliore amico, era il fratello di Beatrice. A posto. Beh, insomma, che la Beatrice della Vita Nuova sia o no Beatrice Portinari poco importa, però il punto è che Dante conosce bene, perché lo dice lui, suo fratello. Vabbè, va bene. Questo fratello, quindi quest'uomo, va da Dante, dopo aver letto appunto la canzone, gli chiede di comporre appunto un componimento per la morte di una donna a lui molto cara. Questo uomo non fa il nome di questa donna, ma Dante capisce che lui intende Beatrice e accetta di scrivere questo componimento e infatti scrive il sonetto Venite a intender li sospiri miei, nel quale finge di essere Manetto o comunque finge di essere il fratello di Beatrice addolorato per la morte della sorella. Ma Dante comunque non è proprio il tipo, come dicevamo, da tirarsi da parte e quindi decide di fare anche qualcosa d'altro e scrive la canzone Quantunque volte lasso, composta da 2 stanze, cioè tipo da 2 strofe, nelle quali parlano 2 persone. Nella prima parla il fratello di Beatrice, nella seconda parla un servo, nel senso una persona innamorata di Beatrice, che ovviamente è Dante. Però il punto è che c'è un gioco tale che se si legge senza sapere questa cosa
In realtà in questa canzone parla comunque sempre Dante. Sta di fatto comunque che passa un anno e proprio l'8 giugno del 1291, quindi esattamente un anno dopo la morte di Beatrice, Dante è in un posto che sta disegnando un angelo su una tavoletta. Lui non se ne rende conto per un po', ma ci sono delle persone, forse due, ci sono delle persone dietro di lui che stanno osservando quello che lui sta facendo. A un certo punto in effetti lui se ne rende conto. Quando li vede si alza e li saluta e queste persone poi proseguono per la loro strada. E proprio in quel momento a Dante viene in mente di scrivere un sonetto, che però è molto particolare perché ha due cominciamenti, come li chiama lui, cioè due inizi. Il sonetto infatti è una struttura poetica che consiste in 2 terzine e 2 quartine. Quello che fa Dante in questo sonetto, che celebra l'anniversario di un anno della morte di Beatrice, è molto particolare perché in un certo senso ha 2 versioni della prima terzina. Infatti il sonetto si chiama Era venuta nella mente mia perché entrambi i 2 cominciamenti iniziano così. Ed è per questo che sono praticamente interscambiabili in un certo senso. La prima terzina dice: Era venuta nella mente mia la gentildonna che per suo valore fu posta dall'Altissimo Signore, e poi si prosegue nel leggere il sonetto. Mentre il secondo cominciamento dice: Era venuta nella mente mia quella donna gentil cui piange amore, entro in quel punto che lo suo valore, e poi si va avanti a leggere il sonetto. Quindi è una cosa molto molto particolare. Ma qui comincia l'ultima parte della vita nuova, che è anche forse la più strana e la meno chiara da capire. Dante racconta che a un certo punto lui un giorno stava disperandosi ancora per la morte di Beatrice. Gli studiosi hanno posizionato questo punto all'incirca intorno al 21 agosto 1293, quindi parliamo di 3 anni dopo la morte di Beatrice. Dante è in questo posto, luogo, strada, un giorno, un altro. Dante rimane sempre molto sul vago in questa sua narrazione. Quindi era in un posto e si stava disperando per la morte di Beatrice, quando a un certo punto alza gli occhi e vede una donna che lo guarda da una finestra. E questa donna è molto bella e lo guarda con tantissima pietà. Tanta pietà che Dante si commuove e gli viene da piangere e per vergogna quindi se ne va via. E in un certo senso sente subito come se questa donna gli avesse ispirato una sorta di sentimento. Tanto che poi scrive il sonetto Videro gli occhi miei quanta pietate, dove appunto racconta di aver visto questa donna e chiude questo sonetto con questi versi. Ben è con quella donna quello amore, lo qual mi face andar così piangendo. Quindi Dante percepisce amore accanto a quella donna, ovvero percepisce un sentimento d'amore per quella donna. Ma non solo, perché questa donna sembra quasi ricambiare il sentimento di Dante. Infatti, quando questa donna lo vede, assume questa espressione estremamente pietosa, nel senso piena di pietà per lui. E inoltre il viso di questa donna scolora, cioè impallidisce, quando vede Dante, e questo nello stilema poetico dell'epoca era un segno d'amore. E Dante comincia a cercare questa donna ogni volta che ha bisogno di sfogare il suo dolore, ha bisogno di piangere, e va a ricercare questa donna. E tanto che compone un altro sonetto che è Color d'amore e di pietà sembianti. E tuttavia, dopo un po',
Dante comincia a sentirsi in vergogna, in colpa, nell'accorgersi che questa donna gli piace un po' tanto, un po' troppo, dice lui, e si sente, come dice lui, un vile. Dopo tutto l'amore che ha avuto per Beatrice, adesso lui sente questo sentimento per questa donna. E il sentimento che tra l'altro sembra anche in un certo qual modo ricambiato, e lui comincia a cercare di convincersi: no, non è vero, in realtà questa donna ti guarda solo per pietà, non ti guarda per amore. E per raccontare un po' tutto questo e per cercare di mettere ordine nei suoi pensieri, scrive il sonetto L'amaro lagrimar. E la cosa in realtà va avanti, perché Dante continua a pensare a questa donna che lui descrive come giovane, bella e saggia, attributo che non era mai stato di Beatrice. Beatrice aveva avuto qualunque superlativo, qualunque attributo sacro e mistico, ma non era mai stata definita saggia. E questa donna occupa moltissimo i pensieri di Dante, e a un certo punto Dante arriva a pensare che forse amore gli ha, diciamo così, dato quest'altra donna per alleviare le sue sofferenze, quindi le sofferenze per l'amore per Beatrice, che non era poi mai stato ricambiato e che si era trasformato in amore mistico. E ovviamente va a scrivere un sonetto che si chiama Gentil Pensiero, Gentil Pensero. E tra l'altro Dante, siccome spiega sempre tutto, Dante, dopo che, io non l'ho detto più ma è sempre così, dopo che inserisce alla fine di quasi ogni capitolo il suo componimento, almeno uno, se non a volte anche più di uno, dopo li spiega, ok? Dante li spiega sempre. E nella spiegazione di questo sonetto Dante dice due cose interessanti. La prima è che il gentil pensero, cioè il gentil pensiero, è in realtà gentile solo perché si riferisce a questa donna qua, perché lui Dante si definisce vilissimo. Ma l'altra cosa interessante che Dante dice nella spiegazione di questo componimento è che prima il cuore e la ragione si davano battaglia nel sentimento verso questa donna, ma ora il cuore ha completamente ceduto al sentimento per questa donna e solo la ragione rimane ancora dalla parte di Beatrice. Ma un giorno, nell'ora nona, quindi verso le 3 del pomeriggio, la stessa ora in cui Beatrice quella volta l'aveva salutato per la prima volta, Dante ha una visione e vede Beatrice. La vede vestita di rosso come la prima volta in cui l'aveva vista, e la vede anche molto giovane, di un'età simile alla prima volta che l'aveva vista. E in quel momento Dante si vergogna moltissimo del sentimento che aveva provato per questa nuova donna e si converte, possiamo dire così, totalmente di nuovo e per sempre all'amore per Beatrice. Ma qui necessita un chiarimento. Ma questa nuova donna chi era? Dunque, bel mistero. C'è un'ipotesi che è accettata come quella veritiera, anche perché sembrerebbe confermata da Dante nel Convivio e quindi viene presa per buona. Tuttavia, ci sono anche studiosi che dicono la loro. L'ipotesi che viene presa per buona è che questa nuova donna di cui parla Dante, questa donna gentile, sia la filosofia, quindi sia la personificazione della filosofia che ha aiutato tantissimo Dante nel superare, per così dire, o comunque nel gestire il dolore per la perdita di Beatrice. E quindi Dante parla proprio di amore per la filosofia. Però chiaramente non mancano gli studiosi che dicono sì, ma magari no, magari è effettivamente stato un amore fugace che Dante ha avuto dopo la morte di Beatrice? Diciamo che ci sono pro e contro per ciascuna di queste teorie maggiori. I pro per quanto riguarda la teoria del forse è stato un amore fugace è che obiettivamente, da come Dante lo scrive, letto così in modo superficiale, quello sembra. Il contro è che molti studiosi dicono va bene, ma considerato che Dante aveva il pieno controllo di ciò che stava scrivendo, ha senso che all'interno di un testo
il cui scopo è sacralizzare la figura di Beatrice, lui ci metta dentro una storiella fugace? Sembra strano, quindi forse effettivamente questa cosa è una metafora. Per quanto riguarda invece la teoria del questa donna gentile è la filosofia, ci sono i pro che sono principalmente Dante lo dice e quindi a questo punto se lo dice l'autore lo prendi per buono perché più in là di così non si va, insomma, quindi insomma diciamo che ha un bel peso questo pro. I contro sarebbero il dire che è obiettivamente un po' strano il modo in cui è scritto, perché Dante continua a dire che cuore e ragione si combattono nel sentimento per questa donna, che sarebbe la filosofia, quindi nel sentimento per la filosofia, e lui si sente in colpa. Però qui sarebbe da capire perché mai Dante dovrebbe sentirsi in colpa nell'amare la filosofia se amava Beatrice, nel senso non è un'altra persona effettivamente, quindi che senso avrebbe il senso di colpa? Forse perché Beatrice rappresenterà poi nella commedia la teologia e quindi è in contrasto con la filosofia, ma non veramente, o comunque non necessariamente, ecco. E in più è curioso il fatto che Dante continui, che Dante a un certo punto dica, e lo ridica più volte, che il cuore cede alla filosofia, se fosse la filosofia, mentre la ragione tiene banco, tiene botta, dice no, non devi, c'è Beatrice. Va bene, ma la filosofia teoricamente è, e anche praticamente, è una disciplina improntata alla ragione. E quindi qual è il motivo per cui la ragione dovrebbe andare contro la filosofia? Quindi ecco, ci sono delle stranezze, ci sono tante contraddizioni. A oggi comunque, essendo che Dante l'ha detto, è accettato che questa donna gentile sia la personificazione della filosofia. E come dice la dantista che fa la prefazione all'edizione della Mia Vita Nuova, lei dice: personalmente, in questo caso parla questa dantista, sono del parere che se Dante nel Convivio ha dato alla donna gentile della Vita Nuova proprio quel significato simbolico, filosofia aristotelica, da lui ripreso per lei nel Convivio, è più corretto, come già diceva Nardi, dare retta a Dante che ai dantisti. Chiarito questo punto doveroso, quindi torniamo alla narrazione che è quasi finita. Dante perciò, dopo questa visione di Beatrice, si consacra letteralmente, perché appunto Beatrice è praticamente una figura sacra, si consacra a lei. Riprende a soffrire moltissimo, decide che non guarderà mai più nessun'altra donna, che non ricambierà più lo sguardo di nessuna donna e scrive così un sonetto che si chiama Lasso per forza di molti sospiri, nel quale fa presente proprio quanto soffre per l'amore per Beatrice. Ma non solo Dante piange lui, decide che vuole far piangere anche gli altri per far capire quanto è grave la perdita di Beatrice. E per esempio vede a un certo punto durante la settimana santa dei peregrini che entrano in città e vedendoli pensa queste persone non hanno mai visto Beatrice, non l'hanno mai conosciuta e quindi loro non sanno che cosa Firenze ha perso, che cosa noi abbiamo perso, e quindi io devo fare in modo che anche altra gente sappia di questa grandiosa donna, e perciò scrive un altro sonetto che lo chiama De peregrini che pensosi andate. E Dante i suoi componimenti effettivamente li fa girare e riceve, come era già capitato, anche delle richieste dalle persone. Per esempio, delle donne richiedono a lui alcuni componimenti, al che lui accetta, dà a queste donne alcuni componimenti che già aveva scritto e ne scrive un altro che inserisce nella Vita Nuova e che si intitola Oltre la spera che più larga gira. E anche in questo sonetto Beatrice viene chiamata per nome e viene posta là nell'Empireo, dove sarà nella commedia. E subito dopo la condivisione di questo sonetto Dante ha un'ultima visione, della quale però
non parla, non ci dice il contenuto, Dante non ci dice cosa ha visto, però ci dice che da quel momento lui decide che non avrebbe più scritto di Beatrice se non quando avesse potuto parlarne più degnamente. Infatti lui scrive, mi fecero io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa Benedetta, infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. Ma soprattutto, poco dopo, proprio nelle ultime righe della Vita Nuova, Dante scrive che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei, cioè di Beatrice, quello che mai non fue detto da alcuna. Forse una precognizione della commedia? Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere rimasti con me fin qui. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto questo racconto di tutta la Vita Nuova? Vi siete divertiti? Fatemelo sapere, perché così so se portare altri format di questo tipo, quindi se raccontarvi altre opere della storia della letteratura. Fatemelo sapere magari lasciandomi un commento, così c'è più spazio per scrivere. Fatemelo sapere anche lasciandomi un mi piace nel caso il video vi sia piaciuto. E se l'arte, la letteratura e la musica vi piacciono e se volete integrarle un po' nella vostra vita, anche magari mentre fate altro, iscrivetevi al canale e attivate anche le notifiche, così almeno YouTube vi fa sapere quando pubblico i nuovi video e perché così appunto potete ascoltare questi video anche mentre fate altro, come dicevo. Quindi iscrivetevi al canale, io vi aspetto e che dire, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!